Ciao a tutti amici su Rete Lamplayer, io sono Domenico e benvenuti nel terzo episodio di Surreal Tutorial. Allora, oggi farò vedere che cosa sono. Abbiamo visto nel primo video che cos'è Surreal in grandi linee, e nel secondo video abbiamo visto come si gioca su Surreal e nel terzo video iniziamo ad addentrarci sempre di più nelle competizioni. Oggi parlerò delle cup, quindi non ci perdiamo in chiacchiere e entriamo nel gioco. Ecco qui. Ecco qui in Sorare, mi trovo attualmente nella parte su gioca nelle competizioni in arrivo che abbiamo visto l'altra volta, ok? Nelle competizioni in arrivo io vedrò tutte le cap sbloccate, come dicevo l'altra volta, quindi se ho determinate carte o un numero di carte per poter partecipare a una competizione, io lo vedrò qui. Oggi parlerò delle cap. Ci sono tre tipi di cap, le cap 220, le cap 240 e le cap 270. Bene, la Cup 220 si potranno giocare con, andiamo a vedere, si possono giocare con una carta common, quindi quelle gratuite che avete scelto nel draft, e 4 carte limited. Questa è puramente casuale. Quindi se io posso andare a cancellarla e a rifarla, facendo così io potrò andare a selezionare ad esempio il portiere, che è quello che consiglio soprattutto a chi inizia adesso a giocare, il portiere common, che è quello che costa praticamente di più. Quindi per avere un sistema low cost io consiglio sempre il portiere e altri 4 giocatori di movimento limited. Se avete il portiere limited potete anche mettere un giocatore extra di movimento common. Questa è una scelta puramente vostra e dettata dalla vostra strategia. Ma che cos'è la Cup 220? La Cup 220, come vedete, ogni giocatore ha qui un punteggio medio delle ultime 15 partite. Quindi nelle ultime 15 partite, ad esempio, Nils ha fatto 41, mediamente 41 di punteggio nelle ultime 15 partite giocate. Quindi questo 41, se una volta inserito, mi va a scalare nel mio cap che è di 220. Quindi il totale dei 5 giocatori che dovrò schierare dovrà avere L15, quindi le ultime 15, la media delle ultime 15 partite, non superiore a 220. Ad esempio, la compongo molto velocemente. Qua adesso sono rimasto con 41. Io posso fare così e facendo così ho messo un portiere common, quindi quello gratuito, e altre 4 limited. Facendo così io ho partecipato alla Cup 220. Nella Cup 220 ci sono dei montepremi molto interessanti, infatti è una delle competizioni che io consiglio di giocare dopo la Cup 240, quindi per questo nel mio terzo video io parlo subito delle Cup, perché se si inizia da poco a giocare è le Cup a cui bisogna guardare per cercare di avere un sistema quantomeno low cost e quantomeno redditizio che vi rientri in una parte dell'investimento speso nell'acquisto delle carte. Nei montepremi andranno a premio i primi 245, e vi dico ragazzi che non è il 245 che vedete è dettato dal numero di giocatori che giocheranno, ok? Essendo che ci sono pochi campionati ancora in corso, il numero dei vincitori è abbastanza ridotto. Più aumentano le squadre, più aumentano i campionati e più il numero dei vincitori aumenta in proporzione. Quindi più ci classifichiamo in alto e più si possono vincere limiti di un valore sempre più superiore. Considerate che non è impossibile arrivare a premio in questo tipo di competizioni. Ad esempio, io sono riuscito ad arrivare a premio in questa competizione addirittura con un giocatore in meno, in 4 giocatori, se si è fortunati. Altrimenti, se giocare in 5 sicuramente vi aiuterà tantissimo, e un buono studio e tecnica di come impostare la squadra vi aiuterà a portare dei risultati. La seconda Cup di cui vi voglio parlare, che è la più importante in assoluto e la competizione che secondo me in assoluto deve essere guardata più di tutte, è la Cup 240. È l'unica competizione che vi premia in base a un obiettivo, vi dà dei soldi. Ok? L'obiettivo è ottenere 250 punti. Nella Cup 240, questa è la vecchia, che non gioca nessuno, nella Cup 240 chi a prescindere da quando vi classificherete e a quando arriverete, su 5 giocatori
Se prendete 250 punti, vi portate a casa una soglia che è di 5 euro, 5 dollari, garantito, e vi arrivano. Ne ho fatti tantissimi video in cui faccio vedere che non è difficile raggiungere la cap, basta studiarsi le partite e avere sicuramente quel pizzico di fortuna. Come si gioca la cap 240? La cap 240 si gioca con 5 limited, quindi ne occorrono 5, quindi in questo caso ci vorrà il portiere, il difensore, il portiere, il difensore, il centrocampista, l'attaccante e l'extra, tutta la squadra composta. E ovviamente l'ho tirata giù così completamente a caso, senza curarmi di nulla. Infatti ho addirittura sforato i 240, che è quella cap che abbiamo visto prima, 220. Nella 240 il limite è 240, quindi l'L15, che come vi dicevo è la media delle ultime 15 partite di questi giocatori, non deve superare la somma totale, non deve superare i 240. Quindi ovviamente ho buttato giù due giocatori che hanno un cap molto molto elevato, quindi facendo in questa maniera, adesso me ne avanzano altri 41, io posso andarmi a inserire uno dei giocatori all'interno. Facendo così e posso confermare. Ovviamente l'ho tirato già a caso, questi nella prossima Game Week molti di questi non giocheranno, ma è per far capire come funziona il sistema. Ovviamente se quei giocatori non giocheranno prenderanno 0, come in questo caso. Poi la farò con calma e vedrò se riuscirò ad avere 5 giocatori che giocheranno questa Game Week da poter inserire nella Cup 240. Inserendo questi 5 giocatori, ottenendo 250 punti, ottengo i 5 euro garantiti. Poi se mi classifico tra i primi 300 in questa Game Week 340, arrivando ai 240 io otterrò una carta limited. Più mi posiziono in alto e più la carta limited si sarà di un valore sempre più alto, fino a classificarmi tra le prime postazioni, quindi tra i primi 5, e otterrò anche una carta rara, oltre a una carta limited star. Che la carta limited star, ragazzi, se beccate una di queste avete totalmente sbancato. Potete prendere a prescindere uno di questi giocatori, che sono tutti fenomeni, che sono tutti top player del gioco. Ad esempio, se io becco un Messi, il Messi attualmente, il valore di Messi limited sta a 234 euro minimo al floor. Quindi che cosa significa? Significa che se io vinco il Messi della situazione e lo vinco nuovo, che sta a 245, quindi la carta che sicuramente è nuova e quindi dell'Inter Miami, posso rivendere a 245 ed ho sbancato totalmente. Quindi nella Cup 240 i premi sono molto 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 ghiotti, quindi la prima competizione a cui bisogna puntare ad avere una squadra è la Cup 240. È inutile puntare a top player come Messi, che hanno un L15, quindi una media di 15 partite troppo alta, ma bisogna puntare a dei giocatori che hanno una media che sta all'incirca sui 45-50 e che possono avere buoni voti, anche semplicemente che possono fare magari quelle esploati, quelle partite che hanno dei voti molto molto costanti. Questa è la Cup 240. Poi successivamente, andando sempre più su, abbiamo la Cup 270. La Cup 270, a differenza della Cup 240, non ha soglia, quindi non c'è il discorso dell'obiettivo dei 250 punti, che ottenuti 250 punti otterremo i 5 dollari, non c'è. In questo caso il monte premi è molto più alto, molto più ghiotto. Infatti i primi 3 prendono la limited star che abbiamo visto prima, prenderanno una rara tier 3. Una rara tier 3, faccio un esempio, ne apro una a casa, a caso, embolo. Le carte rare di un giocatore hanno veramente dei valori molto 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 elevate. Vi faccio vedere, Questa è l'asta, quindi non la considerate. 167 euro, ok? Quindi arrivare tra le prime postazioni di una cup significa veramente 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 sbancare. Questi soldi poi potete incassarli oppure investirli. Questa è una decisione che spetta a voi in base alla vostra strategia che avete adottato nell'inserimento in Sorare. Come si gioca sulla Cup 270? Come le altre due Cup si giocano sempre come tutte le competizioni a 5, e in questo caso a 5 carte limited come la Cup 240. La differenza è
che mediamente i giocatori in campo dovranno avere un 54 di L15, quindi mediamente tutti e 5 i giocatori dovranno avere la somma non delle L15 non eccedente le 270. Quindi in questo caso si possono già inserire dei giocatori leggermente più importanti e quindi la competizione diventa molto più alta. Io quello che consiglio di fare io per chi si approccia all'inizio su Sorei è puntare ad avere, intanto come avevamo detto nell'altro video, la principiante, MLS, la semi pro e la pro, puntare a quello perché insegna come giocare spendendo quasi zero. Poi, una volta che si avranno 5 giocatori e che riusciremo ad acquistare il nostro primo portiere limited, subito lanciarci sulla Cup 240, perché è quella che a 5 dollari alla volta ti fanno rientrare nell'investimento e io me lo auguro. Poi successivamente la 240, la 220 e successivamente la 270. Quindi queste sono le competizioni che io consiglio a chi si approccia per la prima volta in Sorare e quindi di addocchiare, cercare di capire bene il funzionamento partendo dalla principiante MLS, successivamente con la semi-pro e poi introdurre e puntare dritti decisi ad ottenere una squadra per la Cup 240. Ci vuole studio, ci vuole attenzione, io sono a vostra disposizione, vi posso dare consigli su come fare comporre una squadra 240, se mi date un budget possiamo comporla insieme, lo facciamo durante le live Twitch, ho tot di budget, mi piace questo campionato, voglio fare una Cup 240 con questo budget e noi insieme agli altri appassionati di Sorare ci mettiamo lì e cerchiamo di studiare diciamo, la squadra migliore che vi può far ottenere degli ottimi risultati. Bene ragazzi, quindi questa sera abbiamo visto le Cup 220, la Cup 240 e la Cup 270. Abbiamo visto che cos'è l'L15, che sarebbe la media delle ultime 15 partite, che è fondamentale quando si acquista un giocatore in base all'obiettivo, dove in che competizione si vuole andare a far giocare. Se io voglio mettere un top player nella semi-pro, io non posso andarmi a comprare il Messi della situazione che ha un cap 70, un L15 70, ma è difficile inserire un L15 70 all'interno di una competizione 220, 240, magari potrei inserirlo in una 270, quindi sono tutti meccanismi che piano piano nel giocare vi verranno automatici e spontanei. Io spero di avervi dato un bel po' di dritte che vi possono aiutare a comprendere queste prime competizioni, le competizioni quelle più importanti su cui bisogna andare a puntare e a giocare. Se vi è piaciuto questo video e non volete perdervi le prossime puntate di Sorare Tutorial, mettete la campanella, iscrivetevi al canale e venitemi a seguire sui vari social che sono linkati qui sotto e lì mi potete chiedere qualunque cosa, anche commentando, e possiamo ritrovarci su Telegram dove ci sono una valanga, centinaia di appassionati di Sorare con cui confrontarvi, chiedere info, chiedere informazioni, qualunque cosa. Vi ricordo che se non siete iscritti su Sorare, iscrivervi con il mio link referral che sta qui sotto. Dopo 5 acquisti di carte all'asta limited, Sorare ve ne regala una e io ve ne regalo 2. Quindi potenzialmente potete giocare a un bel po' di competizioni con 7 carte. Bene, io vi ringrazio a tutti. Buona serata, Sorare Italian Player.